Benvenuti in una nuova pillola del programma TBR 2.1. Ehm, Benvenuti in una nuova pillola del programma TBR 2.1. Oggi vediamo la griglia repertoriale. Iniziamo a lavorare con la repertorizzazione e vedremo come si inseriscono e si eliminano e si riordinano le rubriche all'interno della griglia. Ora abbiamo già visto in passato varie modalità per inserire rubriche diciamo, nella repertorizzazione, quindi semplicemente andando nell'alberatura facendo doppio clic oppure cercando un termine con i suoi sinonimi o no e facendo doppio clic su uno dei termini della ricerca. Ecco, in questo caso vengono aggiunte le rubriche, è possibile anche usare il pulsantino più dopo aver selezionato una rubrica, vedete la 1220 viene inserita correttamente e dopo aver cliccato più. Come si riordinano è piuttosto semplice, è sufficiente prendere il numero della rubrica e posizionarlo eh, sopra il numero eh, che vogliamo, vedete, 1220 lo portiamo sopra il 23, vedete, lo portiamo sopra l'1, ecco, oppure sotto. Ecco, semplicemente questa operazione viene chiamata drag and drop, semplicemente prendiamo la rubrica e la mettiamo, la posizioniamo dove vogliamo. L'ordine verrà mantenuto quando, quando vedremo come salvare le rubriche per il paziente. Come facciamo a cancellare invece le rubriche dalla nostra repertorizzazione? Ci sono due modi: o premiamo sulla tastiera il tasto Canc. Ecco, vedete che immediatamente si è tolta, ora la rimettiamo, oppure clicchiamo su questo pulsantino meno e quindi viene eliminata la rubrica 1220. Ora la rimettiamo. E un'altra cosa da dire per quanto riguarda la tabella della repertorizzazione è che i rimedi vengono illustrati, vengono ordinati per somma dei gradi di tutte le rubriche e quindi il più vicino, quel primo che troviamo, è quello che presenta un grado, una somma dei gradi più alta rispetto agli altri. Vedremo alcune funzioni della repertorizzazione, anzi le funzioni della repertorizzazione, in un'altra pillola per non appesantire troppo questa. In questa vedremo ancora soltanto come cancellare l'intera repertorizzazione e come eventualmente inserire nuove rubriche in una nuova repertorizzazione. Allora, vedete che intanto nella tabella della repertorizzazione sono presenti sette repertorizzazioni, sette tabelle differenti che io posso scegliere. Allora io ho rep 1 all'inizio, rep 2, in rep 2 posso aggiungere altre, altre, altri sintomi, altre rubriche. Ma se io attivassi la funzionalità di copia automatica quando vado a cambiare rubrica, vedete che selezionando un nuovo pannello, una nuova repertorizzazione, tutte le rubriche della repertorizzazione 1 mi vengono copiate nella repertorizzazione 2. Questo dipende da,
l'utilizzo che ne fate, se volete per esempio avere una seconda repertorizzazione però parallela alla prima, a cui poi voi potete andare a togliere o aggiungere altre rubriche per vedere se cambia, naturalmente, se cambia il risultato della repertorizzazione. E per pulire la rubrica, la tabella delle rubriche, della repertorizzazione, scusate, è sufficiente cliccare sul cestino e quindi cliccando sul cestino automaticamente tutte le rubriche vengono cancellate dalla repertorizzazione. Nel prossimo video andiamo a vedere quali funzioni potremo applicare ehm, per quanto riguarda la tabella delle repertorizzazioni. Buona giornata.